Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è martedì 14 dicembre 2010 e vedete il titolo del video? I padroni del mondo, i padroni del mondo. Perché se voi siete tanto giovani e pensate sempre a chi saranno mai i padroni del mondo, chi saranno mai i padroni del mondo, chi è che comanda il mondo? E voi, cari giovani, tirate in ballo le cospirazioni, no? Tutte le cospirazioni, ma no, ma i padroni del mondo non abitano su questa terra, i padroni del mondo, cari amici. I padroni del mondo stanno lassù in cielo, e sono tre. I padroni del mondo sono tre. Sono tre dei potentissimi. Non c'erano mai stati sulla faccia della terra tre dei altrettanto potenti. Uno è il dio Yahweh, il dio ebraico Yahweh, dio potentissimo, che ha creato tutto dal nulla, l'ha creato lui il mondo. Poi il dio ebraico Yahweh ha avuto due figli. Il primo figlio del dio Yahweh è il dio Gesù Cristo, Cristo che ha fondato la religione cristiana. Dopo un po' il dio Yahweh ha avuto un altro figlio e gli ha messo nome di Allah, e il dio Allah ha creato la religione islamica. Ora sono questi tre dei ad essere i più potenti, i padroni del mondo, perché essi sono venerati, adorati da diciamo circa 4-5 miliardi di abitanti. Capito? Nessun altro dio come il dio Yahweh, il dio Cristo e il dio Allah, nessun altro dio ha tanti fedeli quanti ne ha questa Trinità, Yahweh, Cristo e Allah. Ma come facciamo a capire che loro sono i padroni del mondo? Come facciamo a capire che loro sono i padroni del mondo? Ma semplice, cari amici, semplice, una cosa semplicissima. Voi che mi ascoltate, di certo appartenete ad una di queste religioni, o la religione di Yahweh, o la religione di Cristo, o la religione di Allah. Beh, e che cosa vi hanno insegnato? Ma che cosa vi hanno insegnato? Vi hanno insegnato che cosa dicono questi tre dei nel libro Genesi del Vecchio Testamento. Il libro Genesi del Vecchio Testamento c'è scritto: il dio Yahweh, dopo aver creato Adamo ed Eva, ha detto: crescete e moltiplicatevi. Ecco perché voi vi sposate, fate tanti bambini, crescete e moltiplicatevi. Avete visto che voi ubbidite a questo ordine? Crescete e moltiplicatevi, perché siamo arrivati a 7 miliardi. Poi, siccome Adamo ed Eva non si sono comportati bene, perché Eva ha offerto la mela ad Adamo, Yahweh li ha puniti, Adamo ed Eva, e ha ordinato ad Adamo ed Eva: tu, uomo, guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte, e tu, donna, partorirai col dolore. Capito? Ecco perché bisogna lavorare, perché c'è questo ordine del dio Yahweh, e questo ordine del dio Yahweh l'hanno preso anche i figli di Yahweh, cioè il dio Cristo e il dio Allah, perché anche per il dio Cristo e il dio Allah c'è l'ordine: tu, uomo, guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, e tu, donna, partorirai col dolore. Capito? I 10 comandamenti? E i 10 comandamenti sono del dio Yahweh, il dio ebraico Yahweh, però li hanno presi anche i suoi figli, il dio Cristo e il dio Allah, perché anche nella religione cristiana ci sono i 10 comandamenti, anche nella religione islamica ci sono i 10 comandamenti,
E cosa c'è scritto di fondamentale nei 10 comandamenti? C'è scritto, attenzione, non rubare, non rubare. Poi c'è scritto, non desiderare la roba d'altri e non desiderare la donna d'altri. Quindi vedete che questi tre dei potentissimi, tutti messi insieme, vogliono che voi lavoriate tanto e che voi abbiate tanto rispetto per la proprietà degli altri e anche per le donne degli altri, va bene? Ecco chi sono, cari amici, i padroni del mondo. E noi facciamo esattamente quello che loro vogliono, quello che loro vogliono. Hanno detto crescete e moltiplicatevi e vedete quanto ci siamo moltiplicati? 7 miliardi, 7 miliardi. Poi hanno detto tu uomo guadagnerai il pane col sudor della tua fronte e tu donna partorirai con dolore e avviene proprio così, dappertutto, dappertutto avviene così, persino nel Grande Oriente, persino in Cina, anche se in Cina non adorano ancora nessuno di questi tre dei, però i cinesi si sono messi anche loro a lavorare proprio come hanno detto i tre dei, Yahweh, Cristo e Allah. Essi dominano in tutto il mondo, capito? Quindi voi che siete ragazzi, siete tanto giovani, siete giovani ragazzi e giovani ragazze, chissà quanto siete belli e pieni di entusiasmo, ricordatevi che è l'ordine divino, è un ordine divino, quello che impone a voi, cari, a voi vi impone di lavorare, di sudare per poter mangiare, capito? Eccoli chi sono questi dei potentissimi. E a questo mondo ha fortuna solo chi ubbidisce a questi dei, capito? Diventa ricco solo chi ubbidisce al 100% a questi dei. Capito, cari ragazzi? Mi raccomando, mi raccomando, presto arriva il Santo Natale. Santo Natale è il giorno in cui è nato il Dio Cristo, Gesù Cristo. Invece il Dio Allah è nato in un altro giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, cari, questo è il mio augurio di buon Natale a voi, giovani ragazzi, giovani ragazze, che aspettate l'ora di ubbidire a questi potentissimi dei, aspettate l'ora di sposarvi e di fare tanti bambini. Crescete e moltiplicatevi. Va bene, cari amici, cari ragazzi e care ragazze, buon Natale, buon anno nuovo e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.